Da giorni c'è una vicenda che sta facendo discutere tutta la community di Warzone. Ketchup, uno dei giovani talenti emergenti della scena competitiva, è stato bannato per cheating. Da quel momento è successo quello che succede sempre più spesso su internet. Nel giro di poche ore, per tantissime persone, il processo era già finito. È stato bannato, allora è un cheater. Caso chiuso. Ma io credo che la situazione sia molto più complessa di così, perché quando si parla di accuse di cheating, soprattutto nel competitivo, bisognerebbe fare attenzione a una cosa, la differenza tra avere un sospetto e avere una prova. Partiamo da una domanda semplice: cosa sappiamo realmente di questa storia? Quante volte l'avete guardato giocare? La risposta è: sappiamo molto poco e molto probabilmente una buona fetta di quelli che godono per il suo ban l'ha visto giocare forse 3 volte. Sappiamo che Ketchup è stato bannato, fine. Non abbiamo accesso a dati interni di Activision, non sappiamo cosa abbia rilevato Ricochet, non sappiamo quali controlli siano stati effettuati, eppure online vedo tantissime persone parlare come se avessero letto un dossier completo, come se conoscessero ogni dettaglio della vicenda. La realtà è che nessuno di noi ha tutte le informazioni necessarie per giudicare la questione. E attenzione, perché qui qualcuno potrebbe fraintendere. Io non sto dicendo che Ricochet non funzioni, non sto dicendo che tutti i ban siano sbagliati e non sto dicendo che Ketchup sia innocente. Sto semplicemente dicendo che, come ben sappiamo, nessun sistema è perfetto. E chi gioca a Warzone da anni sa benissimo che la storia del gioco è piena di situazioni controverse. Shadowban durati mezza giornata, segnalazioni di massa che portavano a tanti ban discutibili. Insomma, la storia è piena di ban discussi dalla community. Per questo motivo faccio fatica ad accettare il ragionamento che dice ban uguale colpevole. Per me le cose non sono mai così semplici quando si parla di Ricochet. Poi c'è un altro aspetto che secondo me viene completamente ignorato. Ketchup non è un giocatore apparso dal nulla la settimana scorsa. Ha giocato in diversi tornei insieme ad alcuni dei migliori player competitivi al mondo. Parliamo di giocatori come Hisoka, Shifty, Donghi. E allora mi faccio una domanda: chi ha più elementi per giudicare una situazione del genere? Chi vede una clip di 10 secondi su TikTok? Oppure chi ci ha giocato insieme decine di volte senza aver mai minimamente sospettato di lui? E se persone che giocano a quei livelli non hanno mai espresso dubbi su di lui, forse la situazione meriterebbe un'analisi più approfondita prima di emettere sentenze. Tra l'altro voglio ricordare un dettaglio a proposito di Shifty. Oggi è considerato uno dei player più forti al mondo, ma agli inizi della sua carriera sapete quante accuse di cheating ha ricevuto? Ogni volta che pubblicava una clip c'era qualcuno che parlava di aimbot, di wallhack. Per molti era impossibile essere così forte e quindi la conclusione era sempre sta barando. Poi però il tempo ha fatto il suo lavoro, ha continuato a competere, ha continuato a vincere, ha dimostrato il proprio livello contro i migliori giocatori del mondo e alla fine è arrivato a vincere 3 mondiali. 3, raga. Questo non significa che chiunque venga accusato sia innocente, ma significa che nella storia di Warzone abbiamo già visto giocatori eccezionali essere accusati semplicemente perché erano troppo forti rispetto al player medio, convinto di essere forte. Ora, sia chiaro, se domani dovessero emergere prove concrete, nessuno avrebbe problemi ad accettarle. Se uno bara, bara. Ma un conto è discutere di fatti, un altro conto è trasformare un ragazzo di 15 anni nel bersaglio di una caccia alle streghe. E quindi qual è la mia opinione? Molto semplice, io non sto dicendo che Ketchup sia innocente, perché non ho le prove per dirlo, ma non sto nemmeno dicendo che sia colpevole, perché non ho le prove per dirlo. Sto dicendo che un ban da solo non basta per emettere una sentenza, bisognerebbe prima avere informazioni concrete, bisognerebbe avere prove, perché la storia del gaming competitivo ci ha insegnato più volte che le cose possono essere molto diverse da come sembrano inizialmente.
Quindi alla fine penso che la posizione più corretta in questi casi sia una sola: non giudicare, non partecipare alla corsa per etichettare qualcuno senza conoscere tutti i dettagli della vicenda. Anche perché, ripeto, abbiamo già visto giocatori fortissimi essere messi sotto accusa semplicemente perché il loro livello sembrava irraggiungibile, e quindi in questi casi bisognerebbe mantenere una posizione prudente. Perché una cosa è certa: essere bannati può essere un indizio, certo, può essere una prova importante, certo, ma non dovrebbe mai sostituire il ragionamento. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!